Bentornati nel nostro rifugio narrativo, quel cantuccio del web in cui spaziamo via la polvere dei pettegolezzi per scoprire ciò che brilla davvero sotto la superficie. State guardando Celebrita dalla Turchia. Se nelle ultime settimane vi siete svegliati con un peso sul petto, scrollando i social tra nuvole di maldicenze, oggi sentirete l'aria cambiare. Per chi ha seguito con devozione l'intesa tra Gökberk YLDRM e la luminosa Cemre Arda, l'ultimo mese è sembrato un crepuscolo senza fine. Abbiamo vissuto in un clima saturo di sé e timori, un brusio costante di scenari disastrosi. Eppure, ciò che vi racconterò è il segno che la tempesta ha smesso di colpire. Non è una storia di spifferi anonimi né di fonti senza volto che alimentano il frullatore del gossip. È la storia di una voce che conta, una voce che viene dal cuore della famiglia e che, prendendo la parola con fermezza serena, ha spostato l'asse di tutto ciò che credevamo di sapere. Oggi, su Celebrita dalla Turchia, analizziamo l'intervento che ha raddrizzato una narrazione. Entriamo nelle pieghe delle parole di un padre sceso in campo a difesa di suo figlio e testimone di un legame che porta con sé una benedizione più pesante di qualunque titolo urlato. Prima di addentrarci nel giardino della verità, vorrei chiedere a voi, cuore pulsante di questo canale. L'amore può resistere senza l'abbraccio della famiglia o quella benedizione è il tassello finale che rende tutto possibile? Se vi piacciono queste immersioni cinematografiche nelle vite delle stelle che amate, ricordate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia. E se desiderate sostenere il nostro racconto indipendente e partecipare alle conversazioni esclusive della community, il pulsante abbonati è lì per voi. Il vostro supporto è ciò che accende i nostri fari. Adesso respiriamo insieme e ascoltiamo. Per capire la portata di ciò che è accaduto oggi, bisogna riconoscere la turbolenza da cui siamo appena usciti. Il mondo dello spettacolo è stato investito da una burrasca artificiale, costruita per incrinare l'intesa tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Una campagna di invenzioni corrosive. Ai feed dei social e le copertine patinate hanno recitato un copione tossico. Abbiamo letto di gelosie fuori controllo, di carriere ingombranti capaci di soffocare la vita privata, di ambizioni in lotta aperta con la tenerezza. Ogni mattina un titolo nuovo proclamava che la loro storia avesse esaurito le pagine, che la rottura fosse alle porte, o peggio, già consumata lontano dagli sguardi. Il racconto è stato martellante, la loro ascesa professionale come un muro invalicabile, le incomprensioni al posto dei gesti d'affetto. Era palpabile la paura, tra i fan, che questa catena di falsità finisse col graffiare un bene fragile. Quando la pressione non dà tregua, è facile chiedersi se il rumore possa insinuarsi nelle pieghe della vita privata fino a causare una crepa vera. Ci siamo dimenticati una verità semplice, ciò che ha radici profonde non si piega al primo colpo di vento. Proprio quando la notte sembrava più fitta, la luce è arrivata. Non da un set dorato e nemmeno da un comunicato ben confezionato. È arrivata dal silenzio di una casa di famiglia. L'eroe di oggi non veste la fama come un'armatura, non insegue applausi e non si cura dell'eco delle platee. Parliamo del padre di Gökberk YLDRM. Un uomo di un'altra stagione, un capofamiglia che osserva con sguardo attento e ama senza esibizione. Per anni ha scelto la discrezione, la dignità, il passo leggero. Ma quando ha avvertito che la serenità di suo figlio e la reputazione della donna che lui ama venivano travolte da una giostra impazzita di bugie, si è alzato in piedi con calma incrollabile. Stremato da invenzioni che sporcavano il cognome, avvilito nel vedere il loro privato trascinato nel fango, ha scelto di rompere il silenzio. Non ha parlato per rabbia, ha parlato per protezione, con quella specie di amore che stacca la spina al rumore. In un'intervista concessa solo per chiudere questa farsa, le sue parole hanno avuto la gravità della pietra. Ho visto troppi racconti inventati, non posso più restare a guardare. Conosco il cuore di mio figlio meglio di chiunque. Gökberk non abbandonerebbe mai Cemre, lei è la parte mancante del suo cuore. Fermiamoci un istante. La parte mancante del suo cuore. Non l'ha chiamata fidanzata in modo sbrigativo, non l'ha incasellata in un'etichetta fredda. Ha scelto un linguaggio che sfiora il sacro, la tinta di una promessa. In un contesto in cui il valore della famiglia è cardine e la parola di un padre ha il sapore dell'autorità morale,
un'affermazione così pesa più di 100 smentite formali. Non è una semplice difesa, è un sigillo. È come dire che quell'amore non è un episodio nella vita di Gökberk, ma la sua sostanza più intima. E non si è fermato lì. Consapevole dei bisbigli su presunte tensioni tra Cemre e i parenti di lui, il padre ha voluto chiarire il posto di lei nella loro casa. Cemre non è soltanto la compagna di Gökberk, ha detto a bassa voce. Per noi è già una figlia. È una persona splendida, con un'anima limpida, e mio figlio l'ama sopra ogni cosa. Chiamarla figlia significa spalancare la porta più custodita. Significa accoglierla non solo nella dimora, ma nella linea del tempo della famiglia. È un gesto di accettazione che non ha bisogno di didascalie. Questo momento cambia tutto. Riscrive il copione che i media hanno provato a venderci e ci ricorda che la vita vera si consuma al tavolo della cena, non tra un commento velenoso e l'altro. Vi chiedo, come vi siete sentiti nell'ascoltare queste parole? Avete percepito un sollievo fisico, come un nodo sciolto? Raccontatecelo nei commenti, ogni voce per noi conta. E se questa lettura attenta vi sta piacevolmente accompagnando, lasciate un like. Aiuta a far arrivare il video ad altri stanchi delle notizie in scatola. Chi desidera sostenerci mentre continuiamo a scavare, può premere abbonati, diventate parte della nostra piccola redazione. Il culmine emotivo dell'intervento del padre non è arrivato con un proclama roboante, ma con una memoria minuta e privata, un frammento che da soli non avremmo mai potuto carpire. Ha descritto una scena avvenuta nel loro giardino pochi giorni fa. Immaginatela, il tardo pomeriggio tinge le foglie d'oro, una brezza leggera sfiora i rami, e due persone siedono vicine su una panchina. Li ho visti stringersi la mano e parlare di progetti, ha ricordato. Negli occhi avevano una scintilla che non si recita. Si guardavano con un affetto talmente vero che in quell'istante ho capito che niente e nessuno li avrebbe separati. Non è un frame patinato di una serie televisiva, è la sincerità di due innamorati a casa, con il mondo ridotto a una panchina, una conversazione, e un padre che assiste in silenzio a una tenerezza che non cerca telecamere. È la prova che il loro legame vive nell'intimità, lontano dal clangore. L'effetto di quelle frasi è stato immediato. Le telecamere hanno presto intercettato Gökberk YLDRM all'uscita da una giornata massacrante sul set. Si vedeva la stanchezza, il peso del lavoro sulle spalle. Ma quando i cronisti gli hanno riportato le parole di suo padre, qualcosa nel suo volto è cambiato. Uno sguardo lucido, orgoglioso, come se il torpore delle ultime settimane si fosse dissolto. Ha confermato tutto con semplicità disarmante. Mio padre è il mio esempio, ha detto. È la persona che mi conosce fino in fondo. Se lui dice che non lascerò Cemre, è perché questa è la verità più limpida. Cemre per me è casa, riparo quando il mondo si fa rumoroso. Non date retta alle invenzioni, stiamo benissimo. Chiamare qualcuno casa è costruire un bastione intorno alla vostra intimità. In una frase, ha tracciato un confine netto tra ciò che è loro e ciò che resta fuori. E cosa ha fatto Cemre Arda? La nostra regina di misura e grazia non è rimasta in silenzio. Poco dopo, intercettata a sua volta, non ha trattenuto la gioia. Sapere di avere alle spalle la famiglia dell'uomo che ama è un dono più prezioso di qualunque copertina o premio. Con eleganza, ha detto, sentire la vicinanza dei parenti di Gökberk è un valore che porto nel cuore. Suo padre è un uomo saggio, lo rispetto profondamente. Le sue parole mi hanno dato forza. Tra me e Gökberk c'è un legame che non si spezza. Indistruttibile, ha sottolineato senza alzare la voce. Non solo ha riaffermato il sentimento, ma ha onorato la tradizione e mostrato la sua gratitudine verso chi ha cresciuto l'uomo che ama. Così ha chiuso la porta a quella narrativa meschina che voleva mettere la casa contro il cuore. Non è un'estranea, è parte della base su cui poggiano. Questa storia, però, non si esaurisce nelle dichiarazioni rubate per strada. Le nostre fonti più affidabili raccontano che, dopo quell'ondata di emozione pubblica, la famiglia abbia organizzato una cena intima, una piccola riunione per ringraziare l'uomo la cui voce ha diradato la nebbia. Immaginate la stanza,
la tavola apparecchiata con cura, i piatti dal profumo rassicurante, i bicchieri che si toccano, le mani che si stringono un istante in più del solito. Nell'aria, la sensazione pulita di una vittoria leale. Si mormora che a un certo punto gli sguardi si siano posati caparbiamente sulla capotavola, quando Gökberk ha alzato il calice. Ha incrociato gli occhi di suo padre e ha detto: «Grazie, papà, per aver ricordato al mondo quanto tengo a questa donna». Non era un brindisi alla visibilità. Era una promessa rinnovata davanti all'unico pubblico che conti davvero. A quel punto, le riviste che avevano provato a spingerli ai bordi opposti della pagina sono state costrette a indietreggiare e ad assaggiare le proprie parole. Gökberk non se ne va da Cemre, e Cemre non se ne va da Gökberk. Come ha ribadito il padre, conosce il battito del cuore di suo figlio, e quel battito pronuncia il nome di lei. Non sono soltanto una coppia che incanta lo schermo né semplici carriere luminose che si sfiorano. Sono una famiglia in costruzione. Imparano, proteggono, festeggiano. E questo, alla fine, è ciò che resta. Questo oltrepassa le stagioni. Quanto al futuro, sembra baciato da una luce costante. Con la benedizione di un padre e con fan che non hanno smesso di credere, la strada davanti a loro appare solida. Forse quella conversazione in giardino alludeva già a progetti concreti, una casa più stabile, un luogo dove mettere radici e tornare sempre. Qualunque cosa abbiano in mente, la erigeranno sulle fondamenta che hanno difeso con coraggio in queste settimane. Se questa storia ha scaldato il vostro animo, raccontateci nei commenti cosa vi ha colpito di più. Le vostre parole ci aiutano a comprendere cosa cercate in queste narrazioni. E ricordate, se volete sostenere il nostro lavoro e partecipare alle discussioni riservate, il pulsante abbonati è sul canale. Noi continueremo a fare ciò che promettiamo fin dal primo giorno. Togliere polvere e mettere in luce. Grazie per aver celebrato con noi questa vittoria della realtà su Celebrita dalla Turchia. Fino al prossimo incontro, fidatevi delle radici, non del vento. Prima di salutarci, lasciatemi tornare per un attimo a quel giardino, perché a volte sono i dettagli a raccontare più di 1000 smentite. C'era il rumore lieve di posate dalla cucina, il profumo del tè che si raffredda, il sole che si abbassa dietro i tetti. Gökberk parlava piano, come chi pesa ogni parola sapendo di essere ascoltato con tutto il cuore. Cemre lo seguiva con gli occhi di chi non ha fretta. Lui le ha sfiorato il polso, promettendole una stagione fatta di scelte condivise. Lei ha sorriso, quel sorriso che non ha bisogno di palchi. Il padre, a distanza, ha compreso che quel momento sarebbe rimasto inciso nella memoria familiare più a lungo di qualsiasi prima televisiva. E in questo riconoscimento c'è il senso dell'intera vicenda. Ciò che conta accade lontano dal clamore, ma basta la verità pronunciata al momento giusto per rimettere il rumore al suo posto. Naturalmente, non illudiamoci che il frastuono si zittisca per sempre. Qualcuno tornerà a insistere, a costruire congetture su scatti rubati, a deformare frammenti per riempire pagine. Ma adesso l'eco di una certezza è stata seminata dove conta. Quando un padre dice pubblicamente che una donna è già figlia, non sta solo scegliendo una parola poetica. Sta assegnando una responsabilità e un onore che non si inventano, si riconoscono. E quando un uomo, davanti alle domande di chi cerca crepe, chiama la persona amata a casa, allora chi ascolta capisce che lì dentro non si entra con una chiave falsa. Su Celebrita dalla Turchia continueremo a raccontare ciò che vediamo con il rispetto dovuto a chi vive sotto i riflettori ma sogna normalità. Torneremo sui set, parleremo con chi li conosce davvero, leggeremo tra le righe senza mai smarrire la bussola. Perché il punto non è dimostrare di aver ragione, il punto è riconoscere il battito autentico delle storie. E quella di Gökberk YLDRM e Cemre Arda oggi batte più forte, sostenuta da una voce che non ha bisogno di effetti speciali. Così, se vi chiedete quale sarà la prossima pagina, pensate alla semplicità di una cena in famiglia, a un brindisi che non cerca applausi, al profumo di una stanza in cui si spengono i telefoni e si accendono gli sguardi. Lì, dove tutto è cominciato e continuerà, lontano dal chiasso, il resto verrà da sé. Noi saremo qui ad ascoltare, a riportare, a difendere la bellezza dell'essenziale.
Grazie di essere stati con noi. E fino alla prossima storia, restate connessi a Celebrita dalla Turchia. Quando i titoli gridano, noi preferiamo il tono di chi sussurra la verità.